La frottola è una forma del tardo Quattrocento ed è una forma vocale, polifonica a quattro voci e profana, che vuol dire che non tratta argomenti religiosi. È una forma che si è sviluppata tutto sommato in poco tempo, anche perché poi ha contribuito, si è inserita, ha dato la possibilità alla crescita, intorno al 1530, di un'altra forma che sicuramente rispetto alla frottola è un po' più raffinata, ricercata, che è il madrigale. Questa forma si è sviluppata principalmente nell'Italia settentrionale e se dobbiamo prendere una corte in particolar modo per evidenziare questa crescita, questa fioritura di questa forma, prendiamo sicuramente Mantova, alla corte dei Gonzaga. Diciamo che Isabella d'Este, che era sposa di Francesco Gonzaga, essendo lei stessa una cantante e liutista, ha tenuto sotto la sua ala protettrice parecchi musicisti e tra questi abbiamo due sicuramente dei frottolisti più prolifici e anche più famosi per questa forma, che sono Bartolomeo Tromboncino e Marchetto Cara. Dei compositori di questa forma, insieme a questi due, non so, mi viene in mente Pesenti piuttosto che Rossetti, non è che abbiamo tantissime notizie. Magari, ecco, di Tromboncino abbiamo qualche notizia in più perché lui, insomma, era un personaggio un po' violento e quindi, insomma, i suoi fatti di cronaca sono un po' rimasti alla ribalta, non ultimo quello di aver ammazzato la moglie accusata di adulterio. Però non abbiamo tante informazioni, però abbiamo tante frottole, ma proprio tante ce ne sono arrivate. E questo grazie a un editore, al primo stampatore musicale che è Ottaviano Petrucci. Veneziano, siamo proprio all'inizio del Cinquecento e grazie a lui abbiamo ben 11 libri di frottole. Frottole, villanelle, villotte, strambotti, eccetera, ma sono tutti abbastanza nella stessa, con lo stesso stile e tipo, però tantissime frottole. All'interno di questi libri, quindi, abbiamo un materiale notevolissimo e anche l'indicazione dei compositori. Nel primo e nel secondo libro troviamo anche un certo D'Ascanio, scritto così, che è Josquin-des-Près. È sicuramente uno dei più, diciamo, rappresentativi musicisti del Cinquecento, del Rinascimento, un compositore di musica sacra, di musica profana di vario tipo. Non ha scritto tantissime frottole, ma alcune le ha scritte e partiamo subito adesso ad ascoltare un primo frammento di forse la frottola più famosa di Josquin-des-Près, e il grillo. Il buon cantore che tiene lungo verso. Dale, dale, beve, beve, grillo, grillo, canta, canta, dale, dale, beve, beve, grillo, grillo, canta. Il grillo è buon cantore che tiene lungo verso. La versione che abbiamo sentito potremmo dire che è la versione canonica, quella proprio da definizione, quella che abbiamo dato all'inizio. Forma vocale per quattro voci, quindi polifonica, e di carattere e di genere profano, è un'ode al canto del grillo. Perché dico questa è una versione di questo tipo? Perché molto spesso, proprio per come è stata ideata questa forma, la sua esecuzione non è detto che sia sempre polifonica ed esclusivamente vocale. Nella struttura, proprio nella composizione di questa forma, viene data un maggior risalto, praticamente sempre, alla voce più acuta. Quindi la melodia, la prima melodia in alta, quella affidata alla voce chiamata superiors, abbiamo superiors alto, tenor e basso, bassus.
Quella della voce più acuta, chiamata anche cantus, viene mantenuta con voce, quindi voce solista. Le altre tre voci spesso e volentieri vengono conglobate, inserite in un unico strumento o in più strumenti. Se è un unico strumento, visto il periodo, è prediletto il liuto, ma possono ovviamente ritrovarsi versioni con un arricchimento strumentale maggiore. Direi che è il caso di fare anche questo ascolto. Ci trasferiamo a Bartolomeo Tromboncino e andiamo ad ascoltare un frammento di Su, sulleva, alza le ciglia. Su solleva, alza le ciglia, non dormir che non dormiu. Su solleva, alza le ciglia, non dormir che non dormiu. E sei caro il viver mio, apri gli occhi e te risveglia. Su solleva, alza le ciglia, non dormir che non dormiu. E sei caro il viver mio, apri gli occhi e te risveglia. Come abbiamo sentito in questi due esempi, come si presenta la frotola? È una struttura molto semplice, è un impatto semplice. C'è una particolare attenzione voluta dai compositori a far risaltare bene il testo. Avete sentito anche in questo su solleva, alza le ciglia, ma anche il grillo, quasi sillabica, una scansione con qualche ornamento, l'ornamento inteso come abbellimento, agilità, però il più delle volte proprio non è così presente. Altre volte possiamo trovare però un genere un pochino più di agilità, un pochino dove gli ornamenti sono presenti. Così facciamo anche questo di esempio. Ci trasferiamo dall'altro importante frottolista, cioè Marchetto Cara, e andiamo ad ascoltare anche qui un frammento di una frottola, Non è tempo d'aspettare. Non è tempo d'aspettare quando sei a bonazzo vento. Non è tempo d'aspettare quando sei a bonazzo vento, che si vede in un momento ogni cosa variare. Non è tempo d'aspettare quando sei a bonazzo vento, quando sei a bonazzo vento, bonazzo vento. Qui, allora, in questa versione avete sentito, c'era la voce femminile principale, un leggero raddoppio, ne avrete sicuramente notato, di una voce più grave, ma per brevi frasi, e poi la presenza di strumenti a riempimento del tutto. Parliamo degli argomenti. Sono i più vari nelle frottole. Abbiamo sentito l'argomento naturalistico, ovviamente l'amore la fa da padrona, dalla serenata ninna nanna al contrario di Su sulleva che abbiamo sentito prima di Tromboncino, questo in cui si chiede di aprire gli occhi all'amata, ma poi abbiamo anche argomenti più ironici, più talvolta anche raccontati proverbi oppure grotteschi, come ad esempio, torniamo a Josquin-des-Prés. Josquin-des-Prés, in quest'altra frottola, dal titolo Scaramella va alla guerra, racconta di questo Scaramella, un soldato che ha velleità di guerriero, si presenta Scaramella va alla guerra con la lancia e la rotella, lo scudo, quindi si presenta estremamente rude con queste velleità, come dicevo, da guerriero, ma il suo fine, il suo obiettivo non sono le conquiste militari,
sono le conquiste amorose, quindi l'unica cosa che a lui pensa è farsi bello per conquistare le varie donzelle. Ascoltiamo un frammento, una parte finale di questa frottola di Josquin des Prez. Caramella dalla terra, quella strada e la provviera, son venero morte, la colombero per morte, sarà varia erbasina, e mare una fino alla colombero, dalla colombero, Anche qui avete sentito come era bello scandito? Scaramello, balla guerra, bello scandito e bello ben ritmato. La versione che avete ascoltato era un misto, avevate voci in polifonia, ma anche la presenza di strumenti. Ma adesso per completare proprio tutte le possibilità vi faccio sentire anche un'altra versione, sempre di Scaramella va alla guerra, ma solo esclusivamente strumentale. Quindi, cosa possiamo dire a conclusione? È una forma immediata, è un gradevolissimo intrattenimento ed è passata dalle piazze alle corti. Non ha avuto una vita lunghissima, ma ha dato il via a forme anche più, molto più note, molto più richieste. È però, come vi dicevo, diretta e se siete solo leggermente permeabili e avete la curiosità di riascoltarvele, magari andando a cercarle anche per sentirle per intero, ve lo assicuro, vi rimarranno pac, qua, fisse nella memoria e per un po' le ricanterete. Alla prossima!